Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Eucreas Novartis Pharma SpA. Ultimo aggiornamento 9 marzo 2022. Cos'è Eucreas? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Eucreas durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'è Eucreas? Eucreas ha un farmaco a base del principio attivo vildagliptin più metformina, appartenente alla categoria degli metabolici antidiabetici e nello specifico associazione di antidiabetici orali. È commercializzato in Italia dall'azienda Novartis Pharma SpA. Eucreas può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Eucreas 50 mg più 1000 mg 60 compresse rivestite con film. Eucreas 50 mg più 850 mg 60 compresse rivestite con film. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Novartis Europharm Ltd. Concessionario: Novartis Pharma SpA. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo: vildagliptin più metformina. Gruppo terapeutico: metabolici, antidiabetici. Forma farmaceutica: compresse rivestite. Indicazioni: Eucreas è indicato nei pazienti adulti con diabete mellito di tipo 2, in aggiunta alla dieta e all'esercizio fisico, per migliorare il controllo glicemico, in pazienti che non sono adeguatamente controllati con la sola metformina cloridrato, in pazienti che sono già stati trattati con un'associazione di vildagliptin più metformina cloridrato, somministrate come compresse separate, in associazione con altri medicinali per il trattamento del diabete, compresa l'insulina, quando questi medicinali non forniscono un adeguato controllo glicemico. Per i dati disponibili sulle diverse associazioni, vedere i paragrafi 4, 5 e 5.1. Posologia. Posologia. Adulti con normale funzione renale, GFR a 0,90 ml/min. La dose di terapia anti-iperglicemica con Eucreas deve essere individualizzata sulla base dell'attuale regime terapeutico del paziente, dell'efficacia e della tollerabilità, senza superare la dose massima giornaliera raccomandata di 100 mg di vildagliptin. Eucreas può essere iniziato o con la compressa da 50 mg/850 mg o con la compressa da 50 mg/1000 mg 2 volte al giorno, una compressa al mattino e l'altra alla sera. Per pazienti non adeguatamente controllati alla dose massima tollerata di metformina in monoterapia, la dose iniziale di Eucreas deve fornire 50 mg di vildagliptin 2 volte al giorno, 100 mg di dose totale giornaliera, più la dose di metformina già in uso. Per pazienti che passano da una co-somministrazione di vildagliptin più metformina in compresse separate, Eucreas deve essere iniziato con la dose di vildagliptin e metformina già in uso. Per pazienti non adeguatamente controllati con la duplice associazione con metformina e una sulfonilurea, le dosi di Eucreas devono fornire 50 mg di vildagliptin 2 volte al giorno, 100 mg di dose totale giornaliera, e la dose di metformina simile alla dose già in uso. Quando Eucreas ha utilizzato in associazione con una sulfonilurea, per ridurre il rischio di ipoglicemia, può essere presa in considerazione una dose di sulfonilurea più bassa. Per pazienti non adeguatamente controllati con la duplice terapia di associazione con insulina e la dose massima tollerata di metformina, la dose di Eucreas deve fornire 50 mg di vildagliptin 2 volte al giorno, 100 mg di dose totale giornaliera, ed una dose di metformina simile alla dose già in uso. La sicurezza e l'efficacia di vildagliptin e metformina come terapia triplice orale in associazione con un tiazolidinedione non sono stati stabiliti. Popolazioni speciali: anziani, a 0-65 anni. Poiché copyright la metformina viene escreta per via renale ed i pazienti anziani hanno la tendenza a presentare una riduzione della funzione renale, glomerular filtration rate, GFR, si deve sottoporre a controllo regolare la funzione renale dei pazienti anziani che assumono Eucreas, vedere paragrafi 4 e 5.2. Compromissione renale. La GFR deve essere valutata prima di iniziare il trattamento con medicinali contenenti metformina e, successivamente, almeno una volta all'anno. Nei pazienti con aumentato rischio di ulteriore progressione della compromissione renale e negli anziani, la funzione renale deve essere valutata con maggior frequenza, ad esempio ogni 3-6 mesi.
La dose massima giornaliera di metformina deve essere preferibilmente suddivisa in 2-3 dosi giornaliere. I fattori che possono aumentare il rischio di acidosi lattica, vedere paragrafo 4, devono essere riesaminati prima di prendere in considerazione l'inizio del trattamento con metformina in pazienti con GFR 60 ml/min. Qualora non fosse disponibile un dosaggio adeguato di Eucreas, i singoli monocomponenti devono essere utilizzati al posto dell'associazione a dose fissa. GFR ml/min metformina Vildagliptin 60-89. La massima dose giornaliera a 3000 mg. Una riduzione della dose può essere presa in considerazione a fronte del peggioramento della funzione renale. Nessun aggiustamento di dose 45-59. La massima dose giornaliera a 2000 mg. La dose iniziale non deve superare metà della dose massima. La dose massima giornaliera totale a 50 mg 30-44. La massima dose giornaliera a 1000 mg. La dose iniziale non deve superare metà della dose massima. 30. Metformina controindicata. Compromissione della funzionalità epatica. Eucreas non deve essere usato in pazienti con compromissione della funzionalità epatica, compresi i pazienti che prima del trattamento hanno valori di alanina aminotrasferasi, ALT, o aspartato aminotrasferasi, AST, 3x il limite superiore della norma, vedere paragrafi 4, 3, 4, 4 e 4, 8. Popolazione pediatrica. L'uso di Eucreas non è raccomandato nei bambini e negli adolescenti, 18 anni. La sicurezza e l'efficacia di Eucreas nei bambini e negli adolescenti, 18 anni, non sono state stabilite. Non ci sono dati disponibili. Modo di somministrazione. Uso orale. Assumere Eucreas con il cibo, oppure immediatamente dopo il pasto, può ridurre i sintomi gastrointestinali associati con la metformina, vedere anche paragrafo 5.2. Controindicazioni. Ipersensibilità ai principi attivi o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Qualsiasi tipo di acidosi metabolica acuta, come acidosi lattica, chetoacidosi diabetica, precoma diabetico, insufficienza renale severa, GFR 30 ml/min, vedere paragrafo 4. Condizioni acute potenzialmente in grado di alterare la funzione renale, come disidratazione, infezione grave, shock, somministrazione intravascolare di agenti di contrasto iodati, vedere paragrafo 4. Patologie acute o croniche che possono causare ipossia tissutale, come insufficienza cardiaca o respiratoria, recente infarto del miocardio, shock. Compromissione della funzionalità epatica, vedere paragrafi 4 e 4.8. Intossicazione alcolica acuta, alcolismo. Allattamento al seno, vedere paragrafo 4.6. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego generali. Eucreas non ha un sostituto dell'insulina nei pazienti insulino-dipendenti e non deve essere usato in pazienti con diabete di tipo 1. Acidosi lattica. L'acidosi lattica, una complicanza metabolica molto, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Non sono stati effettuati studi formali di interazione per Eucreas. Quanto segue riflette le informazioni disponibili sulle singole sostanze attive. Vildagliptin ha un basso potenziale di interazione quando associato, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Eucreas insieme ad altri farmaci come Aeros Gastrografina Euro, Aeros Neomedil, soluzione a Euro, Aeros Neoxynalalcolico a Euro, Aeros Omnipaque 300 Euro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Eucreas durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Eucreas durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Non esistono dati adeguati relativi all'uso di Eucreas in donne in gravidanza. Gli studi sugli animali con Vildagliptin hanno mostrato una tossicità riproduttiva ad alte dosi. Gli studi sugli, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non sono stati effettuati studi sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. I pazienti che manifestano capogiri come reazione avversa devono evitare di guidare veicoli o di utilizzare macchinari. Effetti indesiderati. Non sono stati effettuati studi clinici a scopo terapeutico con Eucreas. È stata comunque dimostrata la bioequivalenza di Eucreas con Vildagliptin più metformina somministrati contemporaneamente, vedere paragrafo 5.2. I dati, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa.
Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Non sono disponibili dati sul sovradosaggio con Eucreas. Vildagliptin. Le informazioni sul sovradosaggio con Vildagliptin sono limitate. Sintomi. Informazioni sui probabili sintomi di sovradosaggio con Vildagliptin sono state desunte da uno studio di tollerabilità a dosi incrementali in soggetti sani, trattati con Vildagliptin per 10 giorni. A 400 mg si sono verificati 3 casi di dolore muscolare e casi individuali di parestesia lieve e transitoria, febbre, edema ed un aumento transitorio dei livelli di lipasi. A 600 mg, un soggetto ha sviluppato edema ai piedi e alle mani e un aumento dei livelli di creatinfosfocinasi, CPK, AST, proteina C reattiva, CRP e mioglobina. Altri 3 soggetti hanno sviluppato edema ai piedi, con parestesia in 2 casi. Tutti i sintomi e le anormalità di laboratorio si sono risolte senza trattamento dopo la sospensione del medicinale in studio. Metformina. Un grave sovradosaggio di metformina, o il coesistente rischio di acidosi lattica, può portare all'acidosi lattica, che costituisce una condizione medica di emergenza e deve essere trattata in ospedale. Trattamento. Il metodo più efficace per rimuovere la metformina all'emodialisi. Vildagliptin non può tuttavia essere eliminato con l'emodialisi, sebbene lo possa essere il principale metabolita derivato dall'idrolisi, l'I151. Si raccomanda un trattamento di supporto. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Farmaci utilizzati nel diabete, associazioni di farmaci ipoglicemizzanti orali, codice ATC. A10BD08. Meccanismo d'azione. Eucreas associa 2 agenti ipoglicemizzanti con meccanismo di azione complementare per migliorare il controllo. Proprietà farmacocinetiche. Eucreas. Assorbimento. È stata dimostrata la bioequivalenza tra 3 dosaggi di Eucreas, 50 mg/500 mg, 50 mg/850 mg e 50 mg/1000 mg, e l'associazione libera di compresse di Vildagliptin. Dati preclinici di sicurezza. Con le sostanze associate in Eucreas sono stati effettuati studi su animali della durata fino a 13 settimane. Non è stata identificata nessuna nuova tossicità correlata all'associazione. I seguenti dati: elenco degli eccipienti, nucleo della compressa, idrossipropilcellulosa, magnesio stearato, film di rivestimento, ipromellosa, titanio diossido, E171, ferro ossido giallo, E172, Macrogol 4000, talco, fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.